Ciao, benvenuto in un nuovo video tutorial. Anche quest'oggi ti parlo di avvolgimenti elettrici sui cancelli automatici. Ti ricordo come al solito che se questo video ti è piaciuto e soprattutto ti è stato utile puoi farcelo sapere mettendo un mi piace oppure iscrivendoti direttamente al canale. Questo tutorial ti è molto utile per valutare se è conveniente o meno sostituire un avvolgimento elettrico e soprattutto se effettivamente hai necessità di sostituirlo perché è guasto. Ora ti insegno come fare. Prima faccio una solita premessa. Il costo di un avvolgimento elettrico per cancelli automatici varia dalle 80 alle 90 euro, qualcuno costa anche di più. Quindi sicuramente assicurati che sia guasto, ma prima di acquistare il ricambio controlla anche l'età dell'operatore. Ricordati, un'automazione dura dai 10 ai 15 anni. Se è molto vecchia, valuta se effettivamente è il caso di spendere e di investire questi soldi, perché nei mesi successivi magari potrebbe rompersi qualche altra cosa e quindi avrai necessità poi di sostituire l'operatore completo, quindi ti ritroverai ad aver speso 80-90 euro e poi comunque dover spendere dei soldi di nuovo per comprare l'operatore intero. Un'ultima premessa: questa tecnica, quello che ti insegno oggi, va bene per valutare se un avvolgimento è guasto, ma gli avvolgimenti devono essere a 220 volt. Non va bene quello che ti spiego per gli avvolgimenti in bassa tensione, 24-12 volt. Per prima cosa ti dovrai procurare un tester. Va benissimo qualsiasi tipo di tester, anche quello del Brigo da 4-5 euro, non è importante. Dovrai fare una misura di resistenza veramente molto semplice, una funzione che ha qualsiasi tipo di tester. Devi settare il tester sulla funzione OM, che normalmente è identificata da questo simbolino. Assicurati per prima cosa di sconnettere il cavo dalla centralina e di staccare il condensatore. Devi avere solamente il cavo del motore che va direttamente al motore, senza niente in mezzo. Per prima cosa misuriamo fra il comune e il marrone. Il comune può essere di colore grigio o di colore blu. Leggiamo il valore sul tester e poi ce lo appuntiamo su un foglio di carta. La seconda operazione è misurare tra il comune e il nero e come prima leggere il valore sul tester e poi appuntarselo. L'ultima operazione è misurare tra il nero e il marrone, leggendo sempre il valore e appuntandoselo. Ora, per sapere se l'avvolgimento è funzionante o meno dovete confrontare i valori. Possono capitare due situazioni. La prima è quella del nostro caso, cioè tutti e tre i valori sono uguali e questo significa che l'avvolgimento è funzionante. Il secondo caso è in cui il valore del comune e marrone, comune e nero sono uguali e il valore del nero e del marrone sono la somma dei due. Confrontare i valori con un po' di tolleranza, nel senso, nel nostro caso era 105, se fosse stato 105, 107 non sarebbe cambiato moltissimo, e se invece la differenza fosse stata molto più ampia, allora l'avvolgimento non sarebbe stato funzionante. Le situazioni che rivelano che l'avvolgimento è guasto sono, oltre alla differenza dei valori, sono altre due. La prima è quella in cui il tester segnala che l'avvolgimento è in cortocircuito, è quella in cui sul tester leggi il valore 0 normalmente. La seconda è quella in cui una delle tre misurazioni ti misura circuito aperto. In questo caso significa che una delle spire è bruciata e quindi anche in quel caso l'avvolgimento è guasto. Il simbolo del circuito aperto cambia a seconda del tester che utilizziamo, però per scoprire qual è basta tenere i due puntali non connessi a niente. La prima cosa che si visualizza sul display è il circuito aperto. Un'ultima misurazione che dovresti fare è quella di vedere se il motore è in dispersione. Per fare questo devi unire tutti e tre i fili, lascia staccata la massa da questa cosa, li unisci insieme, metti un puntale e con l'altro puntale tocchi la scocca del motore. Il tester deve visualizzare circuito aperto. Se visualizza 0 significa che il motore è in dispersione. Se hai scoperto che l'avvolgimento è in dispersione è un'eventualità veramente pericolosa, perché l'avvolgimento potrebbe funzionare
ma significa che disperde la corrente sulla scocca. Significa che quando il motore è in movimento e qualcuno poggia la mano sulla scocca, prende la corrente, e quindi anche in quel caso dovresti sostituire, anzi devi sostituire assolutamente l'avvolgimento.